Benvenuti amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee, in questo caso è il Dendrobium aggregatum. Questo Dendrobium è spettacolare perché ha questi bulbi cicciottosi, queste foglie, fa una foglia, massimo due, ma è difficile che ne trovate due di foglie. È un ammasso come tutti i Dendrobium di bulbi che vengono fuori uno sopra l'altro, c'è anche la foglia piccolina laggiù di un altro bulbo che sta nascosto uno sopra l'altro. Vabbè, è una loro caratteristica, crescono sugli alberi, non a caso si chiamano Dendrobium. Questa è la fioritura, uno solo ha fiorito, vabbè, meglio uno che niente per chi ama il giallo, eccolo qua. Per gli amanti del giallo. Il giallo è un colore abbastanza consueto sui Dendrobium che vi ho presentato. Allora, questo Dendrobium, l'aggregatum, in effetti si aggrega uno sopra l'altro, è difficile tenerlo in vaso perché, ecco, questo l'ho tirato fuori proprio poco fa perché stava crescendo sotto al vaso. In realtà è molto indisciplinato, cioè questa è la divisione dalla pianta originale. Questi, se vedete, sono quelli più vecchi. Io qui ho diviso una pianta e ne ho realizzata anche un'altra, quindi ho due piante da quelle originali. Cresce in avanti e quindi, ecco, si protrae in avanti, diventa difficile a gestirlo in vaso proprio per il fatto che cresce da sotto, cresce di lato, quindi è un po' difficile tenerlo in condizioni idonee in vaso. Ecco perché tanti preferiscono coltivarlo in zattera. Io ho fatto la prova anche in zattera, ma non ho in appartamento le condizioni per una felice radice, nel senso che l'umidità relativa deve essere sempre intorno al 70%, 60-80%. Se non abbiamo l'umidità relativa rischiamo che bagniamo, come succedeva a me, succede tuttora, bagni e dopo 3 ore, quando comincia a essere caldo, la zattera è completamente asciutta, mentre nel vaso riesco a far asciugare prima perché è terracotta, però riesco con la quantità di sfagno maggiore a dare più umidità. È solo un gioco di durata di umidità sulle radici, perché ripeto, quando lo mettete in zattera praticamente dura veramente poco. In 3 ore c'ho la zattera completamente asciutta, mentre nel vaso riesco, in questa condizione, perlomeno un paio di giorni l'umidità riesco ad averla. Più o meno la durata di un vaso di questa portata, questo è un 11 cm, questo è un 11 cm, 2 giorni, ogni 2 giorni devo ribagnare perché poi la terracotta asciuga. Questo è il fiore è bellissimo, è a grappolo, quei Dendrobium callista, quei Dendrobium che fanno la fioritura a grappolo, come Farmeri, come Chrysotoxum, come il Densiflorum, il Tirsiflorum, sono tutti Dendrobium che fanno la caratteristica forma a grappolo. Questo magari sono solo 5, i fantastici 5, quindi molto grappolo non lo è. Sono contento che quest'anno mi ha fatto la fioritura, ve la propongo, ve la faccio vedere. E questi bulbi è la riserva che la pianta ha dell'acqua, quindi, e osserva un periodo di riposo. Ricordate che l'aggregatum ha bisogno di un periodo invernale di riposo in cui vedete proprio che questi bulbi si seccano, diventano molto peggio di questo qui, diventano talmente proprio secchi. E questa è una caratteristica importante per una buona fioritura. Poi quando vengono fuori nuovi diventano così cicciottosi e così pieni, però nel periodo invernale vedrete che perdono completamente. Ecco, questo viene dal periodo di riposo, quindi vedete in che condizioni stavano. Bene, vi ho proposto qualcosa di interessante, se non l'avete prendetelo perché è facile a custodirlo come Dendrobium, quindi avendo un periodo di riposo in realtà dovete custodirla di meno come pianta, cioè rispetto a un anno di coltivazione di una pianta, di un'orchidea normale, questa bene o male i suoi 3 mesi e mezzo,
3 mesi e mezzo di riposo ve li concede, quindi potete anche dimenticarla un po'. Considerate che ha bisogno di tantissima luce, quindi è una pianta che soprattutto in inverno, anche se va in riposo, è abituata ad avere più luce per il semplice motivo che vivendo sulle piante, le piante perdono le foglie e lei rimane esclusivamente quasi al sole diretto nel periodo che in realtà è un controsenso, ma è così. Quando è il periodo d'inverno loro hanno più sole perché le piante su cui stanno aggrappate perdono le foglie. Poi vi proporrò a giorni la fioritura del Parisi, siamo qui, stiamo organizzando, stiamo aspettando. Questa è un'altra pianta che ha osservato e osserva un periodo di riposo. Questi sono i nuovi fiori che tra poco verranno fuori, poi ve li proporrò. Bene, grazie di avermi seguito, guardate che meraviglia, prendetela e la fioritura durerà poco. Una decina di giorni, un paio di settimane, proprio massimo. Bene, a voi, a presto, al prossimo video. Guardate che meraviglia, ultima inquadratura.